e lui cominciava, stava diventando già era uscito le cellule di Gramsci, che ebbe subito un successo nazionale abbastanza enorme, quindi tant'è vero per esempio che una delle prime antologie dei giovani poeti degli anni 50-60 fu fatta da Falqui, da Enrico Falqui, un critico di qualche serietà, di assiduità. Falqui, questi giovani poeti che lui scelse nell'antologia, questi giovani poeti che lui scelse nell'antologia, prima la prefazione, l'introduzione la pubblicò sulla Fiera Letteraria in 3 o 4 puntate, insomma, e io non c'ero nell'elenco. Devo dire che io gli scrissi, che di solito non scrivo mai, perché sono molto gli scrissi e gli dissi e gli riunioni che secondo me gli toccava di diritto, mi toccava di diritto. Falqui non mi rispose, e quindi, ma quando uscì il libro io c'ero. Ma cosa era successo nel frattempo? Era successo solo che era uscito il pezzo di Pasolini. Non basta. Non basta. No, se inizia a morte con Pasolini. Per esempio, la mia scrittura fu accusata dal capo della poesia per la Mondadori, cioè il più importante editore italiano degli anni 50 e 60, che era il poeta Sereni, gelosissimo, allora il poeta Sereni, ci sono le lettere che hanno pubblicato l'epistolario di Pasolini nei Nautici da tanti anni, e lì Pasolini dice: ma perché dici che il linguaggio di Pagliarani è volgare? E l'altro dice: sì, sarà meno volgare di Arpino, però. E poi subito questo signor poeta Sereni dice una menzogna, io conoscevo il testo e l'ho rifiutato, lui non conosceva assolutamente il testo, io il mio testo lo diedi solo a Pasolini, e la ragazza Carla, e dissi che solo da lui accettavo un giudizio, e da nessun altro, ma dico nessun altro. Tant'è vero che lui mi disse: lo faremo la nuova serie di Officine, invece poi per gli epigrammi di Pasolini contro il Papa Pio XII, l'editore Pompiani chiuse Officina, però ebbi la fortuna, quindi da una parte persi un anno o due al massimo, non mi dava nessun fastidio di aspettare, e dall'altra ebbi poi la fortuna che Elio Vittorini mandò il suo segretario a chiedermi in lettura per il nervoso, e allora uno che è a Vittorini che mi manda, siccome poi io lo leggevo in giro in certi ristoranti, siccome ero in scapolo sempre nei ristoranti, nelle osterie, nelle trattorie, allora c'erano dei posti dove allora mi ero fatto, anzi devo anche dire, non sto dicendo esagerato,
e finisco, che in una di queste osterie o trattorie che è proprio vicino a Piazza Roma, vicino a Eupli, è una passerella, insomma, una di queste anglosassone un po' eccitate, dove mi sentì leggere, allora leggevo bene, non come adesso. Mi sentì leggere e cominciò a gridare, dillo Thomas. Okay, stop. Yeah, no, okay. Right, yeah, and con un po' lungo, okay. And, all right, so the question was, if you remember, what was your relationship to Pasolini? The first part was that, yes, as a person, Pasolini had been very generous to Elio Pagliarani. And in fact, reviewed very positively Pagliarani's first book in Pasolini's journal called Officina, which was being published by a publisher called Bonpiani, as we will pick up in a moment. Now, and to tell you exactly what was happening there is that while Pasolini was praising Pagliarani, a major Italian critic by the name of Enrico Falqui was putting together an anthology of young Italian poets, and the introduction to the anthology had been published in installments in a weekly journal called Fiera Letteraria. Now Pagliarani noticed that he was not included in the anthology. So contrary to his habit, he did write Falqui, saying, I think I should be in that anthology. I think it is my right to be in that anthology. And Falqui never answered. But then the anthology came out, and he was included. And that's because Pasolini had, in the meantime, written the review in his own journal, praising Pagliarani's poetry. That's the literary maneuvering that was going on at the time. But most important, in the head of poetry and many other series at Mondadori in those years, we're talking about 50s, okay, was a poet called Vittorio Sereni. Now, Vittorio Sereni apparently was not very fond of Pagliarani, and he thought that his poetry was vulgare. I mean, that state, talking about romanticism, there we go again. You know, the language was not so sophisticated, refined, selective, etc. And there is an exchange. Pagliarani is the subject of a couple of 2 or 3 letters that go back and forth between Pasolini and Sereni. And Pasolini says, what do you mean by vulgare? Pasolini is still supporting the literary production of Pagliarani, and as we say in Italian, Sereni has to climb the mirror as flies do. You know, it's a difficult thing to do, but in order to justify his statement about vulgarity so he said, well, yes, he's not as vulgare as Arpino, but, you know, or a little less, a little more vulgare, whatever. But in the end, he also says that he had turned down Pagliarani's book when it was submitted at Mondadori, which is totally false, because Pagliarani never submitted that. Yeah, and then he fought against me for about 30 years, but he undermined it for 30 years. But anyways, the manuscript had never been sent to Mondadori. The only person that Pagliarani sent his manuscript, or the manuscript of Ragazza Carla to, was in fact Pasolini. And Pasolini was about to publish La Ragazza Carla in his journal Officina, and I'm almost at the end. Now, the reason why it was not published there is because Pasolini had written a few notorious epigrams against Pius XII, the Pope, and the publisher, Bonpiani, closed down the journal. But Pagliarani, in the meantime, had been reading pieces of La Ragazza Carla in a number of trattorie and osterie and so on. So there,
don't forget, this Pagliarani was a bachelor, so he ate out all the time. And this is something you could do in Italy at the time. You know, you could read poetry to your friends who were eating there. And so there was the Ragazza Carla began to circulate. So he was very surprised when one day the #1 writer and literary editors of those years, Elio Pagliarani, sent his secretary to request the manuscript. And in fact, in 1960, that is to say, a couple of years after the original completion of the text, La Ragazza Carla appeared under the auspice of Italo Calvino and Elio Pagliarani in Il Menabò, which was like Holy Land in those days. And then the last story. Oh yeah, the last story is that at one point, as he was reading a piece of La Ragazza Carla in the trattoria, at one point he heard a voice from a young English lady that was having her dinner there, and she shouted, "Dylan Thomas! Dylan Thomas!" That's it. Okay. All right. Thank you. Stupide del mondo, dove l'amministrazione sia di destra sia di sinistra sempre comaschi sono gretti e cretini, come ricchi sfondati. Pensa che noi da tempo abbiamo un progetto, io e degli amici, perché l'architetto Terragni fece il monumento a volta da un disegno di Sant'Elia, ed è bellissimo il disegno. L'ultimo piano, i Venini di Venezia, non l'hanno mai fatta. Infatti sembra tozzo perché manca un piano. Allora noi abbiamo, tra l'altro lì c'è l'idroscalo sul lago di Como, c'è lo stadio del calcio, il monumento a volta di Terragni Sant'Elia, dico, è l'unico pezzo di città futurista al mondo. Non c'è verso di fargli fare questa cosa. Guarda che i disegni ci sono, la figlia di Terragni, che è c'è una fondazione Terragni, è un architetto, signora che sta a Milano, non c'è verso di convincere l'amministrazione, abbiamo fatto noi la ricerca, tutto, sappiamo esattamente dov'è il disegno originale di Benini, ma gusta, guarda, poi adesso c'è il centenario di Terragni, dico, niente, questi sono alberi di pepe, qua in mezzo acace e pepe. Sì. Dopo ve lo faccio, ce n'è anche vicino a casa all'albergo. E poi stamattina mentre sono andato a depositare l'assegno ho visto una cosa di una bellezza. Perché sono aperte? Dopo vi devo dare i soldi. Sono aperte anche di sabato mattina le banche qua? Sì, ma dai. non tutte, ma molte sì. E c'era questa vetrina di un ufficio d'avvocati con tutti i prezzi, diceva divorzio 300, incidente 250. Ma $300 solo divorziare? Adesso sì, pochissimo costava. Adesso
se abbiamo tempo ci passo davanti, perché dico questa è l'America, facciamo una foto di sì, guarda, da crepare lì. Anche a me. È bello foto. Questo sai che 20 anni fa non c'era, questo è cresciuto velocissimo. Sì, fino a tanto. Sì, sì. Ma io non ci abito. No, ma qui non abita quasi nessuno, tutti uffici. C'è anche un pezzo di zona abitata, ma è poco. Devi uscire da qua. Comunque qua giù c'è uno degli edifici più belli del mondo dentro. Fuori non gli daresti una lira. Dici ma no, ma infatti c'è ecco, Mocca, lì andiamo. Sì, sì. Dice c'è un pezzo di Raymond Chandler del Grande Sonno che dice un edificio di 6 piani, dice of nothing much, niente che valga la pena di... Poi allora tu dici ma chissà perché parla di questo edificio, entri tutto fatto di alabastro, di ferro battuto, adesso andiamo a vederlo perché ci può entrare, una cosa da impazzire dalla bellezza. Guarda. L'albergo San Bonaventura. Un albergo Sì, questo qui davanti. enorme. Il San Bonaventura era una... Sai, tutti i santi qui sono francescani. Cioè... Ecco, vediamo un po'. Grand Avenue. Mocca. Sì, di qua. Mocca di qua. L'albergo, quel palazzone. Quello che cos'è? Quale? Non l'ho visto, scusami. Museum of Contemporary Art Parking. Siamo nel parcheggio Sì, ora. sì. California Plaza. Adesso facciamo 2 passi. Sì, sì. Allora, Mocca. Per chiude. Disney Hall, ok. Tutti chiusi, però. E dove si lascia la macchina allora? Ma in un parcheggio Esterno? esterno, sì, sì, solo che aspetta, io qua sotto mi trovo un po', tanto è rosso quindi me ne fermassi, ok, è verde. Ah, ecco che c'è. Il parcheggio della scuola. Adesso che chiedo a quel signore lì. Aspetta, scusa. Gente che magari ha un appartamento qua perché i direttori delle banche, qui c'è la borsa, le banche, e di là c'è Bank of America, Citigroup, tutte banche internazionali, sai? Quelli che scombinano il mondo. Va bene, va bene. Sì, perché l'ho data io la copia degli epigrammi. Sì, sì. Ok, ok. Va bene, ok. D'accordo.